Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di cronaca nera. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Un ragazzo empatico, dal futuro brillante, ingiustamente trascinato in un vortice di ingiustizia e mistero. Un ragazzo di 26 anni incensurato, che non beve, non fuma, non si droga e muore il 24 giugno del 2008 nel carcere di Sollicciano, a Firenze, apparentemente suicida. Le indagini si scontrano su un muro di silenzi e archiviazioni e una madre lotta instancabilmente per ottenere giustizia. Oggi vi racconto la storia di Nichi Aprile Gatti. Nichi, un giovane dal sorriso contagioso, nato ad Avezzano il 19 febbraio 1982, non può che essere un'ispirazione per tutti noi. La sua vita era un mix di gioia, empatia e passione per l'informatica. Gli amici lo chiamavano affettuosamente il filosofo simpatico. Un ragazzo empatico, estroverso e pieno di fiducia nella giustizia e nelle istituzioni. Valori trasmessi dalla sua affettuosa e presente famiglia. Nichi aveva un grande talento e passione per l'informatica e diceva spesso: il futuro è la rete. Nichi non beveva, non fumava, non si drogava, era incensurato. Era una persona come tante, come potremmo essere noi. Dopo le scuole superiori ha preso una decisione intraprendente, quella di trasferirsi a Roma per studiare ingegneria informatica alla Sapienza. Parallelamente ha iniziato a svolgere qualche lavoretto in campo informatico. La svolta nella sua vita è arrivata all'età di 25 anni, quando è stato invitato a collaborare con l'azienda Oscorp con sede a San Marino. Decide così di abbandonare gli studi e di trasferirsi nuovamente. All'Oscorp Nichi è apprezzato e ha la possibilità di crescere professionalmente e infatti nel 2008, quando ha soli 27 anni, diventa anche socio minoritario dell'azienda con una quota del 9%. Tutto sembrava andare bene, sembrava un sogno che si stava realizzando, finché un giorno, ovvero la mattina del 19 giugno 2008, Nichi viene avvisato dalla madre di uno dei soci che la sera precedente era stato arrestato il figlio. La donna gli chiede se può recarsi a Cattolica insieme all'avvocato Marcolini, il legale aziendale. Nichi va al colloquio dall'avvocato e quando esce viene arrestato. Viene arrestato proprio il 19 giugno insieme ad altre 17 persone con l'accusa di frode informatica. Viene tradotto nel carcere di Sollicciano a Firenze, mentre gli altri arrestati verranno portati nel carcere di Rimini, che è l'istituto di pena più vicino. Questo è l'inizio di una vicenda intricata e misteriosa. Gli arresti cautelari erano scattati perché la Oscorp era implicata in un'inchiesta, l'inchiesta Premium. L'inchiesta Premium è stata avviata grazie alle denunce di migliaia di utenti di Firenze e di Arezzo, truffati a causa della tariffa maggiorata dei numeri 899 attraverso connessioni illegali a internet. Un giro di denaro sporco e riciclaggio internazionale da 2 miliardi e 400 milioni di IVA evasa. Tutto partì da alcune denunce di persone che improvvisamente si ritrovarono con le bollette telefoniche gonfiate. Il meccanismo della truffa consisteva nell'introdursi nelle connessioni internet degli utenti a cui venivano addebitate connessioni mai effettuate verso numeri a tariffazione maggiorata. L'indagine che ne scaturì viene condotta dalla Procura di Firenze, dal PM Canessa e si arrivò a scoprire il coinvolgimento di grosse società telefoniche e informatiche. Tra queste vi furono la Orange, la TOT, la TMS con residenza a San Marino, la Flynet, più altre società con sede a Londra. Senza dimenticare la Oscorp, dove Nichi lavorava. Non era inclusa tra queste aziende la Telecom, che venne esclusa dalle indagini, anche se indirettamente percepiva i soldi provenienti da queste truffe, perché tutte queste aziende lavoravano per lei. Tra gli arrestati c'erano nomi pesanti, come ad esempio quello di Piero Mancini, presidente dell'Arezzo Calcio e amministratore del provider internet Flynet, concessionario dei numeri premium
i numeri 899. Altri personaggi erano Giuseppe e Francesco Cimieri e Carlo Contini, soci della Plug Easy di Londra, società che avrebbe dovuto consentire cospicue evasioni di IVA e riciclaggio di ingenti profitti delle frodi. Dall'inchiesta si è andata a intrecciare anche con altre indagini che approderanno sul filone perugino legato alle dichiarazioni del pluripentito e molto spesso smentito per le sue dichiarazioni fasulle Salvatore Minzo. Mafia, broker che viaggiavano tra Londra e l'Italia, business di compagnie telefoniche, odore di riciclaggio di denaro sporco tramite società finanziarie, conoscenze importanti come un esponente importante della Guardia di Finanza. Uno degli indagati dell'inchiesta Premium era stato intercettato mentre parlava con Salvatore Menzo per aiutarlo a riciclare il denaro, e si parla di 5,5 milioni di euro tramite lo Stato di San Marino. La Oscorp era appunto coinvolta insieme ad altre società in questa inchiesta, le cui indagini portano a emettere 18 ordini di custodia cautelare. La madre di Nicky, Ornella Gemini, apprende fortuitamente dell'arresto del figlio, dal quale non riceve la telefonata che avrebbe avuto a disposizione. Chiede di poterlo vedere, ma Nicky è in isolamento e non può ricevere visite. A questo punto Ornella comincia a ricevere inspiegabilmente pressioni da parte di amici e colleghi del figlio affinché si affidi ad un altro avvocato e non all'avvocato della Oscorp, Marcolini, con il quale lo stesso Nicky si era consultato a proposito dell'inchiesta proprio prima di essere stato arrestato. Nel frattempo, nonostante Nicky sia in isolamento, il 20 giugno alle 20:58 riceve un telegramma spedito dalla sua abitazione, che in teoria avrebbe dovuto essere sotto sequestro, in cui gli viene indicato un legale da nominare. È l'unico segno che Nicky riceve dall'esterno da giorni e, fidandosi, accetta il consiglio. Nicky non può sapere che la madre è contraria. Il 23 giugno, giorno della convalida dell'arresto al Tribunale di Firenze, Ornella viene a sapere che suo figlio ha ricusato l'avvocato Marcolini. In sostanza ha cambiato avvocato. Inoltre scopre che Nicky è l'unico tra tutti i 18 imputati che ha scelto di sottoporsi all'interrogatorio. Tutti gli altri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Quel giorno, dopo l'interrogatorio, a cui avrebbero fatto seguito altri 2 giorni di isolamento, Ornella Gemini riesce a vedere fugacemente suo figlio mentre viene portato via dal tribunale. Quella sarà l'ultima volta in cui Ornella vedrà in vita suo figlio, perché il giorno successivo, il 24 giugno, alle ore 13:15, le arriva una telefonata sul cellulare dal carcere di Sollicciano che la informa del suicidio del figlio. Una telefonata effettuata senza eseguire le normali procedure che prevedono che la direzione del carcere avvisi la polizia, la quale si deve recare dai parenti insieme ad uno psicologo. Nicky dunque si sarebbe suicidato il 24 giugno del 2008 impiccandosi all'interno della cella numero 10 sezione 4 del carcere di Sollicciano con una corda ricavata da strisce di jeans e lacci di scarpe alla grata della finestra del bagno della sua cella. Dopo 2 giorni viene celebrato il funerale di Nicky e il ragazzo non ha lasciato neanche una lettera alla madre. Si sarebbe tolto la vita così, senza un reale motivo, dopo solo i 4 giorni di carcere in custodia cautelare. Quei 4 giorni avrebbero piegato la sua volontà fino a farlo decidere di togliersi la vita. Ma cosa è successo veramente? Le circostanze della morte di Nicky sono avvolte nel mistero. Sono molte le incongruenze e le risposte che cerca Ornella. Secondo diversi testimoni, Nicky era tranquillo e con la coscienza pulita, non aveva motivo di decidere di togliersi la vita in un modo così tragico. Se Nicky avesse avuto qualcosa da nascondere, non sarebbe andato il 19 giugno dal legale dell'azienda, dal Marcolini, incontrando inevitabilmente l'arresto. Se avesse avuto pensieri sul togliersi la vita, non avrebbe chiesto in carcere di essere messo con detenuti italiani non pericolosi. Non si comprende poi sulla base di quali informazioni le agenzie di stampe uscite immediatamente dopo gli arresti definivano Nicky Aprile Gatti il titolare della Oscorp.
invece aveva solo una piccola quota del 9%. La ricostruzione di quello che è accaduto, fornita dal carcere sull'immediato, è questa. Il 24 mattina tra le 9:30 e le 10:30 Nicky sarebbe andato ai passeggi, come avrebbero riferito i compagni di cella e gli agenti, e tornato in cella avrebbe preso un paio di jeans, ne avrebbe tagliato delle strisce, avrebbe preso anche il laccio di una scarpa e si sarebbe impiccato alla grata della finestra del bagno della cella. Ma quella mattina Nicky è andato davvero ai passeggi. Ad avvalorare la versione secondo cui non ci sarebbe proprio andato è un verbale che testimonia che quella mattina i detenuti della sua cella non avevano usufruito dell'ora d'aria. Inoltre, al momento della morte, Nicky indossava ancora il pigiama, come se da quella cella non fosse mai uscito. Non trova risposta il dubbio sul fatto che il laccio di scarpe e le strisce di tessuto jeans possano sorreggere un peso di un uomo di 92 kg, alto 1,80 m. L'autopsia colloca il decesso alle ore 10. Ora, secondo la ricostruzione ufficiale, in cui Nicky Aprilegatti doveva trovarsi ai passeggi. Alla stessa ora, un agente della polizia penitenziaria ricorda di aver parlato con Nicky e di avergli detto che probabilmente sarebbe stato scarcerato il giorno successivo. Inoltre Nicky aveva per compagni di cella 2 detenuti sottoposti per la loro pericolosità a sorveglianza e vista. Eppure è passato moltissimo tempo tra il decesso e l'arrivo dei soccorsi. Nell'autopsia il medico legale ha stabilito che sono stati i jeans a provocare soffocamento, ma dalle fotografie del corpo l'unica traccia visibile è compatibile solo con la stretta di un laccio. Si parlerà di una svista del medico legale e sul cadavere di Nicky non verrà mai predisposto l'esame tossicologico. Dalle foto del cadavere si scorge un livido circolare sul braccio, del quale però nessuno saprà spiegarne il motivo. Ma i misteri e i dubbi che aleggiano intorno a questa vicenda non terminano qui. Dopo circa un mese dalla morte di Nicky, il marito di Ornella va nell'appartamento del ragazzo a San Marino per svuotarlo, ma lo trova completamente vuoto, non ci sono più nemmeno i mobili. La procura di San Marino, dopo diversi mesi, archivia la denuncia di furto attribuendo ogni responsabilità all'ex ragazza di Nicky. Non si hanno tracce del PC del ragazzo, così come non emergono le ragioni valide a dimostrare come questo sia potuto accadere nella casa di un ragazzo che era indagato per truffa informatica e successivamente ritrovato morto. In seguito anche la sede della Oscorp venne ritrovata dal commissario liquidatore privata di ogni bene. La sua denuncia di smarrimento viene archiviata come la precedente sulla base di 2 fatture che dimostrerebbero la vendita di tutti i beni dell'azienda. Eppure queste fatture risultano emesse il 18 giugno, data in cui Nicky era ancora regolarmente al lavoro con il suo PC e con tutti i beni ancora in possesso dell'azienda. Tutto questo non è sufficiente però a fare ulteriori indagini e tutto viene archiviato. Il magistrato Lupi ha archiviato definitivamente la morte di Nicky come suicidio, ma senza chiarire le contraddizioni ben esposte nell'opposizione fatta dai familiari della vittima. La madre di Nicky, Ornella Gemini, ha lottato instancabilmente per ottenere giustizia. Le indagini si sono scontrate contro un muro di silenzi e di archiviazioni. Così come sparirono i computer dall'appartamento di Nicky a San Marino e che non furono mai sequestrati dalla procura di Firenze, sparì anche la prima richiesta di opposizione presentata da Ornella, che la deposita nuovamente. Successivamente Ornella chiede la documentazione relativa alla posizione del figlio alla società per la quale lavorava, ma non riceve alcuna risposta. Ornella Gemini, insieme al Comitato Verità e Giustizia per Nicky Aprilegatti, si batte perché il caso possa essere riaperto. La storia di Nicky è un enigma che sfida la logica e sollecita la nostra coscienza. Mentre continuiamo a chiedere la verità, ricordiamo Nicky come un giovane uomo che aveva sogni, speranze e una passione per la vita.
La sua memoria vive attraverso l'associazione culturale Niki Aprile Gatti Onlus, nata da un'idea di Ornella con l'intento di perseguire le idee del figlio che era attento a qualsiasi forma di disagio sociale. L'associazione si sviluppa nella promozione umana e sociale, nella solidarietà e nella condivisione nell'assistenza e nella sussistenza di chiunque si trovi in condizioni di fragilità, disagio o marginalità. Lei rifiuta l'ipotesi del suicidio. Come fa ad essere così sicura che Niki non possa aver Perché una compiuto un mamma gesto conosce estremo? un figlio, mi creda, una mamma conosce il figlio e ne conosce i limiti. E io sono certa che Niki non lo avrebbe mai fatto, ma poi per un'ipotesi, non stiamo parlando di un reato accertato, era un custodia cautelare. Lei deve pensare che l'ora del decesso sono le 10 e il 118 è stato chiamato alle 11:15. Lei mi dice quale custodia stavano avendo? Cautela, con cautela. Per Niki Cos'è è stata successo fatta, in questa ora e certo, 15 minuti? e è stata fatta per Niki anche una rogatoria internazionale e l'Italia e i giornalisti italiani non ne hanno dato notizia. Il Ministero della Giustizia di San Marino ha fatto una rogatoria internazionale per accertarne le cause della morte e l'Italia non risponde. Non si può perdere un figlio così, credetemi, non è giusto, non è giusto. Abbiamo uno Stato di diritto e lo Stato non può far perdere e far finire una famiglia in questo modo. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Vi lascio nell'info box il link all'associazione Niki Aprile Gatti, se volete conoscerla e magari anche se vi va contribuire. Io vi invito a iscrivervi al mio canale e soprattutto ad attivare tutte le campanelle delle notifiche, perché spesso vi lascio dei contenuti nella sezione della community, degli approfondimenti sui casi o degli aggiornamenti. Io vi saluto e vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!